Fuga di 3 giorni con l'amica Marta a Piacenza e i suoi castelli. Per prima cosa visitiamo il punto informazioni che è nella piazza principale, Piazza dei Cavalli. La piazza, neanche a dirlo, prende il nome delle 2 statue equestri in bronzo del 600 realizzate per i Farnese. Tra le 1000 cose che ci vengono proposte, optiamo per vedere per primo il palazzo comunale, detto Palazzo Gotico, perché ci siamo praticamente dentro. È dove è situato l'ufficio informazioni. È solo un immenso salone, ma è bello da vedere e sono interessanti da leggere i pannelli esplicativi di tutte le fasi di costruzione del palazzo nelle varie epoche. Visto che è quasi in piazza, visitiamo anche la Basilica di San Francesco d'Assisi, realizzata in stile gotico lombardo tra il 1278 e il 1373, di cui però ho egoisticamente filmato solo la vetrata di Santa Caterina. Ma la Basilica è solo una tappa. Noi stiamo puntando a Piazza Duomo per visitare la cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina, che ovviamente ha gli esterni in restauro. Siamo in visita durante le giornate del FAI e nelle chiese ci sono gli studenti del liceo artistico che fanno le guide. Nel nostro caso ci spiegano il percorso del museo della cattedrale, di cui perciò non ho immagini presa com'ero ad ascoltare. Questi sono 2 dei 7 simboli delle corporazioni piacentine di arti e mestieri che hanno contribuito alla costruzione dei pilastri della cattedrale. Scendiamo ora sotto il presbiterio, dove si trova la cripta e le sue 108 colonnine. 62 colonnine isolate e 46 incastrate a parete, se volete contarle. Per la visita che abbiamo prenotato ci vogliono scarpe adatte, perché andiamo lassù a vedere la cupola del Guercino e per farlo ripercorriamo percorsi che una volta usavano solo le maestranze, tra sottotetti, scale a chiocciola e corridoi strettissimi. Però che emozione la vista degli affreschi da vicino e il panorama interno ed esterno. Mentre vi godete la vista di architetture e affreschi, vi ricordo di mettere il like al video e iscrivervi al canale se vi interessa vedere altre delle mie mirabolanti visite turistiche. Oltre alla cupola della cattedrale, in città si poteva prenotare anche la visita alla cupola di Santa Maria di Campagna, ma gli orari sono prestabiliti e noi non ci stavamo coi tempi. Gli altri 2 giorni di vacanza, infatti, abbiamo pianificato di vedere qualcuno dei tanti castelli che ci sono in zona. Sempre per mancanza di tempo, vediamo solo esternamente anche Palazzo Farnese, sede di un museo con svariate collezioni, pinacoteca, museo archeologico, armi, sculture ed altro. Ma io rimpiango di non aver visitato la sezione con le carrozze d'epoca. Chissà, magari in futuro farò un'altra vacanzina apposta per vederlo. Sulle immagini al tramonto di Piazza dei Cavalli e dei suoi 2 cavalli vi saluto, dandovi appuntamento al prossimo video dove andiamo per castelli. Ciao ciao!